Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Narcviz e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vi mostrerò ragazzi come è possibile esportare da un file Revit a un file IFC. Prima di iniziare però vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare la campanellina per restare aggiornati sui contenuti che arriveranno. Ma cerchiamo un attimo di capire ragazzi cos'è un IFC prima di tutto. Un IFC, innanzitutto l'acronimo IFC sta per Industry Foundation Class ed è un formato di file ideato, definito da un'organizzazione internazionale no profit chiamata Building Smart, che vuole facilitare lo scambio di dati e informazioni in generale tra software BIM indipendentemente dalla casa produttrice. Quindi potremmo dire che è una sorta di linguaggio comune che consente ai diversi software di modellazione, qui nell'immagine ne vedete elencati soltanto alcuni tra i più noti, di scambiarsi informazioni su un progetto. Quindi in parole povere, a cosa serve il formato IFC? Sostanzialmente a permettere l'interoperabilità e la collaborazione tra diverse discipline che utilizzano software diversi sostanzialmente. Facciamo un attimo un salto sulla pagina ufficiale di Building Smart e nello specifico IFC 4 documentazione, sì perché ci sono varie versioni del formato IFC, ne parleremo a breve. I ragazzi di Building Smart cosa hanno fatto? Non solo hanno definito questo formato, ma hanno provato a definire un linguaggio, come dicevo poco fa, comune, che traduca gli oggetti costruttivi dei vari modelli 3D in classi IFC, che ritroviamo proprio su questa pagina tecnica ufficiale del sito di Building Smart. Sì, è una sorta di linguaggio abbastanza complesso, ma la buona notizia è che non necessariamente dovete conoscere tutte le classi IFC, ovviamente le gerarchie, le relazioni tra le diverse classi, ma vi occorre secondo me innanzitutto sapere come è strutturato un file IFC per poterne comprendere l'utilità, e soltanto poche delle classi, comunque le più importanti delle classi che di solito vengono esportate in un file AFC. E ragazzi, sostanzialmente le classi AFC descrivono sia elementi costruttivi fisici sia concetti un po' più astratti come i costi legati a un edificio. Infatti se scorriamo all'interno di questo menu fino a intercettare per esempio il paragrafo 6, Shared Element, qui ritroveremo sotto la voce però entità, no tipi, entità, una serie di classi che descrivono gli elementi costruttivi, quindi gli oggetti di un modello 3D. Ritroviamo infatti IFC Door, IFC Railing, IFC Roof, IFC Wall, e se clicco per esempio al di sopra di una di queste classi, per esempio IFC Wall, noterò scorrendo in basso una sorta di paragrafo dove viene descritta la gerarchia di quella classe, quindi IFC Wall, in relazione alle altre classi IFC. E noterò per esempio che IFC Wall è subordinata alla classe IFC Building Element. Sostanzialmente la classe IFC Building Element contiene sotto di sé un po' tutti gli elementi costruttivi, quindi muri, finestre, solai, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti se dovessi recarmi alla voce IFC Roof, noterò che anche questa classe IFC, se scorro in basso il paragrafo delle gerarchie, anche la classe IFC Roof è subordinata alla classe IFC Building Element. Quindi ragazzi, dicevo, non solo elementi costruttivi, ma anche concetti un po' più astratti. Infatti se scorro in basso fino a intercettare il paragrafo 6.5, IFC Shared Management Elements, trovo classi IFC legate per esempio ai costi di gestione dell'edificio. Quindi già capiamo che si tratta di una definizione di classi che coprono un ampio spettro, dalle fasi più preliminari, progettuali, sino poi alla gestione dell'edificio. Quindi classi che coprono tutto il ciclo di vita di una costruzione. Quindi, ritornando a noi, e chiudiamo questo capitolo un po' più teorico, informativo, perché risulta ancora essere il miglior modo per scambiare i dati in ambito BIM? Beh ragazzi, innanzitutto perché finora nessun'altra azienda era riuscita a definire uno standard di questo tipo che coprisse cioè tutto il ciclo di vita di una costruzione. Nessuno deve pagare per la licenza di questo formato, visto che
chiunque, come dicevo prima, è un formato aperto, chiunque può utilizzare il formato AFC. La stragrande maggioranza dei software nell'industria architettonica e ingegneristica può tradurre oggetti nativi dei propri software in classi AFC ed è un formato non editabile, cioè garantisce, potremmo dire in questo senso, la proprietà intellettuale di chi lo genera, visto che è un contenitore di informazioni e geometrie che non possono essere editate. Bene ragazzi, ma adesso rechiamoci in Revit. Io ho aperto il progetto di Casa Farnsworth realizzato da me e pubblicato anche in tutorial sul mio canale. Se non li avete visti vi invito qui in alto a dargli un'occhiata e vediamo come è possibile esportare un modello 3D da Revit nel formato AFC. La prima cosa da fare ragazzi sarà recarci nel browser di progetto sotto la tendina delle viste 3D e aprire una vista 3D ortogonale. A questo punto andrò a duplicare la mia vista 3D e a rinominarla con Export, rinomina, Export to IFC. Non dovrò fare altro poi che recarmi sotto la scheda File, Esporta, IFC. Prima di farlo però ragazzi voglio mostrarvi una cosa. Sotto la voce, se scorrete ancora più in basso, alla voce Esporta Opzioni, avrete l'opzione Opzioni AFC. Se apro questa scheda vi si aprirà una scheda di dialogo dove ci sono elencate tutte le categorie Revit, il nome della classe AFC che Revit di default attribuisce alla categoria di Revit ed eventualmente la classe, il nome della classe AFC, quindi una classificazione personalizzata che potete attribuire voi ai diversi elementi. Io sinceramente non vi consiglio di sovrascrivere le attuali classi AFC che Revit assegna alle diverse categorie, però potreste averne la necessità nel caso in cui, per esempio, se prendiamo una categoria a caso, appoggi, viene tradotta con AFC Building Element Proxy, che non dà un'informazione molto precisa dell'elemento costruttivo alla quale la classe si riferisce. Quindi in questo caso potreste aver bisogno, per esempio, per assurdo, di una AFC window e di poter salvare. Poi avete anche la possibilità di salvare questa nuova classe che avete attribuito per la categoria in un file di testo esterno che potete poi richiamare di volta in volta a seconda dei progetti a cui state lavorando. Vado a chiudere questa scheda, intanto cancello le nuove classi che ho assegnato, ma ne era soltanto una, cliccando su Standard, quindi ritorna tutto come era prima. Chiudo la scheda e mi reco nuovamente sotto File, Esporta AFC. Entriamo ragazzi adesso nel vivo dell'esportazione AFC. La prima cosa che andrò a fare sarà scegliere un cosiddetto MDV, cioè un Model View Definition, che non è altro che un filtro che viene applicato allo schema delle impostazioni della AFC. Quindi scelgo AFC 2x3 Coordination View 2.0, che viene utilizzato molto nella fase di coordinamento tra i diversi ambiti disciplinari, quindi per il controllo delle interferenze tra architettura, struttura e impianti. Vado a definire dove voglio salvare il mio modello AFC, lo salvo sul desktop e gli attribuisco questo nome qui, AFC Narkwitz, esattamente, dico di salvarlo lì, e poi mi reco nella scheda di modifica configurazione. Qui andrò a copiare uno dei seguenti set disposti nella colonna di sinistra, in modo da salvare eventualmente le impostazioni che applicherò e poterle poi magari utilizzare anche in altri progetti per altre esportazioni AFC, quindi aggiungerò semplicemente il nome Narkwitz alla fine e inizio ad impostare le proprietà del mio AFC. La prima cosa che andrò a scegliere sarà la versione AFC che lascerò su 2x3 Coordination View 2.0. Poi il requisito di scambio, se si tratta di uno scambio di riferimenti architettonici, quindi se sto esportando da Revit AFC e se seguendo l'operazione di un modello architettonico sceglierò la prima opzione, lascerò questa infatti. Tipo di file AFC, la cosa importante ragazzi è legata a questa opzione qui. Voglio che Revit divida il mio file AFC per livelli, quindi se ho realizzato per esempio degli elementi costruttivi come muri a tutta altezza,
questo muro a tutta altezza verrà suddiviso per livelli. Voglio includere anche gli eventuali elementi in acciaio, è un'opzione legata più che altro alle connessioni aggiunti tra i vari elementi costruttivi in acciaio, e qui a destra avete la possibilità sia di aggiungere informazioni sull'autore o l'azienda che sta seguendo l'esportazione del file, o informazioni legate al progetto. Questi due campi li lascerò così invariati come sono. Mi reco poi nella scheda contenuti aggiuntivi, e qui sostanzialmente avete la possibilità di esportare gli elementi della vista di pianta 2D, cioè, quindi se avete elementi di annotazione 2D, questi verranno esportati all'interno del vostro file FC. Se vi ricordate, forse ne abbiamo intercettata qualcuna di classe, ci sono anche classi FC legate a elementi 2D, questo però non lo voglio fare, quindi non voglio che gli elementi 2D vengano esportati nel mio file FC. Abbiamo la possibilità inoltre di esportare file collegati, quindi delle referenze all'interno del progetto come IFC separati. Anche questa è una cosa che voglio fare, perché tra l'altro non ho referenze all'interno del mio file Revit di casa Fansful. Un'opzione che voglio spuntare è invece esporta solo elementi visibili nella vista, quindi eventualmente elementi che non mi interessa vedere all'interno del progetto, che sono stati nascosti, non verranno esportati nel file IFC. E un'altra spunta che non metterò sarà quella legata ai locali nelle viste 3D, visto che non ho realizzato locali all'interno del progetto in questo caso. Rechiamoci adesso nella scheda livello di dettaglio. Qui avete sostanzialmente la possibilità di definire il livello di dettaglio delle geometrie. Io lo lascerò su basso per ottenere un file FC abbastanza leggero. Chiaramente, ragazzi, se avete un modello molto dettagliato c'è la necessità di esportare le peculiarità del modello nel file IFC, vi consiglio di alzare il livello di dettaglio. Io lo lascerò in questo caso su basso. Vediamoci adesso nella scheda avanzata delle impostazioni. La prima opzione vi dà la possibilità eventualmente di esportare le parti di elementi di costruzione come elementi singoli nel vostro IFC. A cosa mi riferisco? Supponiamo che abbiate dei muri che sono stati modellati tutti come elementi multistrato. Questa opzione vi dividerà i strati gli uni dagli altri e ve li esporterà in IFC come entità del tutto indipendenti. Se state lavorando con modelli molto dettagliati e avete necessità di distinguere le parti, allora vi consiglio di attivare questa opzione. La seconda opzione, ragazzi, consente un utilizzo di rappresentazione mista modello, si riferisce alla possibilità di distinguere di combinare rappresentazioni solide e bitep, cioè con boundary representation, cioè soltanto a contorno, e vi consiglio di attivarla nel caso in cui sia utile migliorare le prestazioni e la compatibilità nei software visualizzatori di IFC, cioè nei software che vi permetteranno poi di aprire il vostro file IFC. Utilizzare la vista attiva durante la creazione della geometria vi consentirà eventualmente di poter esportare soltanto parti della vostra vista. Cioè, se dovessi zoomare la vista fino a visualizzare soltanto questa porzione qui del mio fabbricato, verrà esportata soltanto questa parte. Quindi disattivatelo se volete che l'intero modello sia esportato. Quindi io lo lascio disattivato. La quarta opzione, vale a dire utilizzare nome e tipo di famiglia per il riferimento, si riferisce alla possibilità che al posto del nome FC di default venga utilizzato il nome del tipo il nome e il tipo di famiglia in Revit. Questo vi ovviamente consente di migliorare la leggibilità e la tracciabilità degli oggetti nel vostro FC. Non si riferisce assolutamente al fatto che le classi IFC non debbano essere attuate. Ritroverete, e lo vedremo alla fine dell'esportazione in un software per visualizzare il modello IFC, ritroverete le classi, ma gli elementi costruttivi riporteranno anche il nome nativo in Revit, cioè il nome del tipo e della famiglia che hanno avuto in Revit. Utilizzare i contorni di locale 2D per il volume del locale determina sostanzialmente il volume degli ambienti usando contorni 2D, i perimetri delle stanze.
quindi è molto utile se i volumi 3D non sono affidabili o se si è lavorato con dati di tipo 2D. In questo caso lo lascerò disattivato. Questa opzione qui legata al IFC site vi dà la possibilità di includere all'interno del file di esportazione IFC la quota altimetrica Z del sito su cui sorge il progetto. Ed è molto utile se si vuole collocare, il progetto in un sistema di coordinate reali o di tipo GIS sostanzialmente. Quindi in questo caso io non ho questa necessità, lo lasceremo disattivato. Memorizzare il GUID IFC un parametro elemento dopo l'estrusione. Questa in realtà è un'opzione che attiverò, così come avevamo detto in realtà che attivavamo anche utilizzare il nome e il tipo di famiglia per il riferimento. Cosa significa memorizzare il GUID IFC? GUID sta per Globally Unique Identifier e sostanzialmente è un'opzione che ci consente di salvare questo codice univoco all'interno di un elemento in Revit dopo l'esportazione IFC, e questo ovviamente è molto importante per la tracciabilità nel tempo, perché permette di mantenere i collegamenti tra versioni successive di IFC. Esporta di quadro di delimitazione non lo attiveremo, si riferisce al bounding box per sezionare il modello. Mantieni la geometria tassellata come triangolazione, può risultare utile se si vuole alleggerire un po' il modello IFC perché ci consente la visualizzazione in mesh triangolari. Non lo attiverò. Usa nome type solo per il nome IFC type, limita il nome IFC type sostanzialmente solo al nome del tipo ed è utile per mantenere eventualmente la coerenza tra la classificazione dei tipi di oggetto. E infine usa nome visibile di Revit come nome IFC Entity, sostanzialmente sostituisce il nome IFC di default, come per esempio IFC World Standard Case, con il nome della categoria visibile in Revit, ed è un'opzione utile se il file IFC, l'esportazione del file IFC è destinata a utenti non tecnici, quindi in questo caso è utile mantenere il nome nativo della categoria in Revit. Benissimo ragazzi, queste le due opzioni le lascerò disattivate. Mi reco nella scheda poi riferimento geografico. Qui sostanzialmente la base delle coordinate dipende da come avete impostato il progetto. Io non ho utilizzato coordinate condivise, quindi andrò a scegliere semplicemente il punto base del progetto, quindi l'IFC che esporterò manterrà la posizione del modello in base al mio punto di progetto, al mio punto base di progetto, scusate. E un'altra cosa che ho dimenticato nella scheda avanzata è legata alla scheda entità da includere e escludere dall'esportazione. Qui vedete tutte le classi IFC che vi ho mostrato anche all'inizio sul sito di Building Smart, e qui potete decidere se escludere alcune classi o includerle tutte sostanzialmente. L'ultima scheda ragazzi, gruppi di proprietà, che in realtà non affronteremo molto nel dettaglio in questo video tutorial, ma realizzerò un tutorial a parte su questo tema. Vi dà sostanzialmente la possibilità di creare dei file di testo attivando esporta gruppi di proprietà definite dall'utente. Potete realizzare dei file di testo dove andrete a dire a Revit come determinati parametri presenti all'interno del vostro modello di Revit devono essere tradotti all'interno del file IFC. Cioè posso avere un parametro lunghezza all'interno riferito alla categoria muri all'interno del mio modello Revit, e posso dire attraverso questo file di testo che questo parametro dovrà avere però all'interno del mio file IFC un altro nome. Per evitare quindi un tutorial infinito, dividerò i due temi e affronterò la tematica dei gruppi di proprietà o P-sets, come vengono chiamati in inglese, in un tutorial a parte. A questo punto ragazzi siamo prontissimi per effettuare la nostra esportazione, quindi vado a digitare OK. Vedete, il mio set è stato caricato con successo e non dovrò fare altro che esportare il file IFC. A questo punto ragazzi andrò a reperire il mio file di progetto, quindi il mio file IFC che ho appena esportato, e a importarlo in un software per la visualizzazione di un file IFC. Io utilizzo BeamVision che ho scaricato gratuitamente, potete farlo anche voi, vi linkerò in descrizione il sito da dove potete scaricarlo. Vado a scegliere file, apri, esatto, file di progetto IFC, eccolo qui.
il mio file IFC è stato importato con successo all'interno di Beam Vision. E ragazzi, ci tengo a precisare che Beam Vision è un software che consente soltanto la visualizzazione di modelli IFC, non consente di effettuare il controllo delle interferenze, quindi la clash detection. E vedete ragazzi, inoltre selezionando l'elemento costruttivo della porta noterete che viene riportato all'interno delle proprietà, qui a destra, nel pannello di destra, il GUID di cui vi parlavo prima, cioè il Globally Unique Identifier, che è univoco appunto per ogni elemento costruttivo. La nostra porta viene classificata come IFC Door e inoltre vengono conservati il nome della famiglia e il nome del tipo dell'oggetto come definito nelle impostazioni di esportazione. Vi mostrerò poi come è possibile attraverso i p-sets, cioè i gruppi di proprietà, che è l'unico tema che non abbiamo approfondito in questo tutorial, come è possibile stabilire, definire una sorta di nomenclatura, la nomenclatura che tutti i parametri usciti da Revit dovranno poi avere all'interno del modello IFC. Questa è una procedura che in genere viene definita nel BEP, nel Beam Execution Plan, da un Beam Manager insieme alla committenza, cioè definire proprio quale dovrà essere il sistema di nomenclatura che poi dovrà essere presente all'interno del modello IFC e per permettere poi uno scambio di informazione più chiaro tra i diversi attori del processo di progettazione. Bene ragazzi, benissimo ragazzi, anche con questo video tutorial è tutto, noi abbiamo finito. Il tema IFC può essere un tema abbastanza ostico, complesso più che altro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, scrivetemi assolutamente nei commenti se avete dei dubbi, delle domande, delle perplessità, delle curiosità e noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!